Hello there! Il video di oggi, come da titolo, tratterà un argomento cui do spesso molta importanza nei miei contenuti, il concetto di canonicità di un'opera dedicata alla galassia lontana lontana. Mentre tempo fa mi occupavo del video sulla crisi di Utapau, c'è stato un dettaglio specifico che nel riguardare il finale dell'arco narrativo mi ha spinto a trattare questo argomento, ovvero una frase di Yoda pronunciata dopo il suo racconto sulle antiche guerre tra Jedi e Sith. Vi mostro ora la breve scena in questione per poi approfondire il suo ruolo in questo discorso. You're speaking of children's stories, fairy tales. In legends, we often find great truths, Skywalker. Il significato delle sue parole chiarisce che nelle leggende troviamo spesso grandi verità, ed evidenzio la forma originale, ovvero Legends, è necessario all'esposizione del punto in questione. L'universo Legends è la porzione non canonica delle storie che riguardano la galassia lontana lontana, e sentire determinate frasi come questa, anche quando pronunciate prima dell'acquisizione Disney, portano un messaggio importante per gli appassionati. In Rebels Ahsoka Tano ne pronuncia un'altra simile. Malachor has always been off limits to Jedi. Why? Old legends, stories told to us as younglings in the temple. There's always a bit of truth in legends. C'è sempre qualcosa di vero nelle leggende, ma di nuovo in italiano perde un po' il significato. Questa frase, per come è percepita nel nostro mondo, è il modo indiretto attraverso il quale la Lucasfilm ci comunica che nell'universo Legends c'è qualcosa di vero. Magari un pianeta, una razza, una serie di eventi possono essere reali anche se in una forma diversa, condividendo il cuore senza però rimanere identici, mantenendo alcuni dettagli e tralasciandone altri. Dunque dobbiamo considerare e interpretare alcuni elementi Legends come fossero appunto leggende, che perse nei tempi cambiano di forma venendo tramandate di generazione in generazione nella loro stessa galassia, e fino a che non verranno raccontate a noi nella loro completezza, potremo semplicemente limitarci a immaginare, aiutati dalle opere non canoniche, cosa c'è stato in altri tempi, approfondendo ere completamente diverse della galassia. Pensiamo a Thrawn per esempio, il grande ammiraglio è un personaggio amato da tantissimi e la sua personalità, la sua raffinatezza e il suo talento strategico sono buona parte di ciò che lo rende tanto speciale tra i moltissimi imperiali. Queste sue peculiarità sono ciò che nella leggenda non è andato perso. Le sue origini, come la storia della sua ascesa e della sua caduta però, differiscono fortemente tra i due universi. Un altro esempio è la storia Legends di Quinlan Vos, che racconta di come sia a tratti ceduto al lato oscuro e mostra il suo rapporto con Dooku. Questi concetti vengono definiti in storie e contesti diversi nell'universo canonico, ma rimangono assonanti. La sua sorte, successiva all'Ordine 66 invece, diverge drasticamente. Sappiamo che potrebbe essere sopravvissuto canonicamente, mentre nelle leggende vengono raccontate ampiamente circostanze che però sono assolutamente incompatibili con la realtà dei fatti, poiché lo ritraggono padre al fianco di una donna che non esiste nella sua storia. È rifugiato insieme al maestro Tolm, morto in realtà anni prima per mano di Ventress, la donna che ha realmente amato. Approcciandosi ai racconti Legends è dunque consono partire dal presupposto che alcuni elementi possano esistere, estraneando però gli eventi che girano attorno ad essi. Persino il pianeta Corriban, che molti conoscono come patria dei Sith, esiste realmente, ma il suo nome si è perso nel tempo, trasformandosi in Moraband. Insomma, se ci sono tasselli Legends che avete amato, sappiate che sono parti di storia ricche e che non vanno buttate via interamente. L'esperienza che vi ha emozionato rimane e nessuno può privarvene, però vanno considerati per quello che sono, ovvero parti di un universo a volte affine e a volte meno, ma sicuramente non coeso come quello canonico. Il canone infatti racchiude centinaia di storie in continua espansione che, pur essendo narrate da diversi artisti e attraverso diversi media, rimangono guidate dallo Story Group della Lucasfilm, un team composto da individui competenti che insieme determinano ciò che può entrare a far parte dell'universo condiviso. Tutto questo è importante per lo sviluppo delle storie e l'intrecciarsi degli eventi, la ricchezza di tutto ciò che offre la saga esplorandola nella sua interezza, esiste solo grazie a questo processo di studio e di divisione, poiché vedere, giocare o leggere una nuova storia sapendo cosa è reale e vivo in quel mondo cambia l'esperienza drasticamente, permettendo di riconnettere, interpretare e speculare su basi solide, una possibilità che esiste solo grazie al lavoro magistrale di chi da anni supervisiona il tutto. Se siete interessati a recuperare ora molte delle opere Legends comunque, sicuramente potreste trovare libri, fumetti e videogiochi interessanti, consapevoli però che nel farlo scegliereste di godervi l'esperienza come una storia autonoma, da prendere singolarmente.
Potreste considerarlo un po' come un universo parallelo, perché se quello che cercate è una comprensione ampia del quadro generale della saga, quella forma delle storie non è reale, e i dati appresi, se non vengono scissi con attenzione dalla verità, possono creare confusione e convinzioni errate che con il tempo finirebbero per farvi perdere alcuni dettagli o vi impedirebbero di comprenderli. Un tema ridondante che confonde molti è per esempio l'origine dei cristalli Kyber e dei loro colori. I colori dei cristalli sono spesso rimandati all'immagine di alcuni ruoli, e comprendo che appaia come naturale accomunare i colori alle qualità dei personaggi più noti che li hanno rappresentati nelle molte storie, ma anche partendo da questo presupposto, volerli rilegare a un singolo significato univoco è forzato, perché esaminando tutti gli Jedi razionalmente non riusciremo mai a leggerne punti di forza e propensioni solo basandoci sul colore della spada. L'esempio più chiaro e semplice che mi salta alla mente ogni volta che scelgo di esporre questo concetto è quello di Anakin e del suo vecchio maestro Obi-Wan, che brandiscono lame dai colori simili, eppure non c'è bisogno di farvi notare che in realtà sono diversi sotto molteplici aspetti, da sempre. Se Anakin Skywalker avesse dovuto ricevere un cristallo in grado di rispecchiarlo, non poteva certo essere come quello del suo maestro. Un maestro saggio, pacato e tanto forte da non cedere al lato oscuro, nemmeno dopo aver perso tutto ciò che più ha amato nella sua intera vita. Il colore della spada di Anakin, seguendo alcuni criteri Legends, potrebbe essere viola, poiché c'è chi pensa che il cristallo di Windu rappresenti la capacità di avvicinarsi al lato oscuro per sfruttarne la potenza senza però sprofondare in esso. Pensieri così giocosi fanno sorridere però, e volendo si mostrano molto adatti in un contesto ruolistico, ma andando sul concreto. Ve lo immaginate l'ordine Jedi, arcaico, ottuso e limitato com'è, a consegnare coscientemente ai suoi membri un cristallo che rappresenti anche parzialmente una propensione al lato oscuro, per poi eleggere anche a maestro del consiglio lo stesso individuo a cui lo hanno assegnato. Dire che il pensiero mi fa storcere il naso sarebbe un eufemismo. È facile trovare simili interpretazioni nell'universo Legends, perché è un luogo ricco di storie nate in diverse forme, diversi periodi, da diversi autori, ognuno con il suo particolare pensiero e la sua singolare visione della saga. Le storie nate in questo modo possono andare a incontrarsi con i gusti estetici e narrativi di chi apprezza una determinata visione, ma ovviamente non possono essere in grado di creare un mondo sempre interconnesso e lineare. Dunque, in conclusione, richiamando la domanda che ha ispirato il video, Canon e Legends, cosa condividono? La risposta è un intero universo, una galassia ricca di opportunità che grazie a entrambi i mondi abbiamo imparato a conoscere e amare nel tempo. Condividono un viaggio attraverso la stessa storia immensa, viaggio che però affrontano percorrendo strade diverse, creando due linee separate che è giusto mantenere tali, consapevoli di quali tratti appartengono a una e quali all'altra, per poter godere di entrambe con chiarezza, comprendendo al meglio questa straordinaria galassia. Spero di aver portato un po' di luce sul significato di Canon e Legends, un argomento molto ampio, in grado di dare vita a dialoghi tra appassionati che potrebbero durare ore, senza giungere a una reale conclusione. Pertanto è stato difficile da affrontare puntando dritto al cuore, ma mi auguro di esserci riuscito. Fatemi sapere se avete trovato interessante anche questo video un po' diverso dal solito, e cosa pensate voi di questi due diversi approcci alla galassia lontana lontana. Grazie per avermi seguito, alla prossima e come sempre, che la forza sia con voi.